Benvenuti o bentornati qui nella Biblioteca Nerd, il canale dedicato a manga, anime, fumetti e ovviamente tutto quello che comprende il fantastico mondo nerd. Allora ragazzi, in questo video parleremo dell'ultimo All Boy uscito di Dylan Dog, il numero 4, dal titolo Il mondo di un sogno migliore. Prima di partire però vorrei fare due ringraziamenti. Allora, il primo ragazzi è dedicato a voi, perché mancano veramente pochissimi iscritti alle 600 persone. Sì, va bene, non sono tantissime, ma ho ripreso il canale da pochissimo tempo e mi state dando veramente tanto supporto. L'altro ringraziamento che vorrei fare ovviamente è a chi comunque sia mi sta aiutando in modo molto significativo spiritualmente ad andare avanti. Ovviamente il mio miglior amico Camillo, io ti ringrazio veramente perché tutti i giorni mi stai veramente spronando. Ora ti voglio ringraziare in un modo molto particolare nostro, che ovviamente solo noi capiamo, ma è veramente lo faccio con il cuore, quindi grazie mille Cami. Bene ragazzi, dopo questi ringraziamenti siete pronti? E allora partiamo! Molto bene ragazzi, dopo la sigla e i ringraziamenti siamo pronti per parlare appunto dell'ultimo All Boy. Ok? Allora, gli All Boy, per chi non lo sapesse, ma ovviamente i dilaniati più ovviamente incalliti sanno che cos'è. Praticamente una volta l'All Boy era il Maxi, il vecchio Maxi, che poi è diventato appunto un appuntamento bimestrale con due storie chiamato All Boy. Adesso è diventato sempre un appuntamento bimestrale All Boy, ma con una storia sola, e racconta delle storie del Dylan Dog degli anni 80, quindi praticamente quello che un po' amiamo tutti quanti noi, perché il primo Dylan Dog appunto è storico e non c'erano tanti fronzoli di mezzo come ci sono ora. Allora, devo essere sincero, apprezzo molto di più questo formato, quindi da volume, no, singolo, come appunto sono le storie, no, normali, originali di Dylan Dog, che il maxi, quello più grande, oppure l'All Boy con due storie. Perché? Perché fino ad ora, appunto, sono uscite 4 storie di ovviamente Dylan Dog All Boy seconda serie. L'hanno chiamata seconda serie, e tutte e 4 a mio avviso sono veramente molto belle, ok? Ognuna ovviamente a suo modo. Questa storia è stata innanzitutto realizzata da Luca Vanzella con i disegni di Piero Dallagnol e Giorgio Pontrelli, con la copertina ovviamente di Marco Nizzoli. Vanzelli l'abbiamo visto per la primissima volta, ve lo prendo, nel bis che uscì nell'estate del 2021, Quertington, era il numero 418, e questa storia ragazzi, questa era ovviamente sulla serie regolare ma era il bis, una storia che a me è piaciuta veramente molto, quindi diciamo che da questa storia mi aspettavo un qualcosa non di simile, ma comunque sia sempre sulla stessa linea, e le mie aspettative sono state buone, ok? Volevo un po'... Allora, il titolo ovviamente è molto eloquente, no? Il mondo di un sogno migliore. Molte volte no, dovrebbe essere il sogno di un mondo migliore, ma ovviamente questo gioco di parole ha un significato molto ampio nella storia. Vorrei però incominciare a partire con il descrivervi questo Dylan dalla copertina. Innanzitutto diciamo che una cosa che non mi piace, non dell'album ma di come è appunto stata impostata, no, la serie degli All Boy, è la scritta Dylan Dog così, perché praticamente è stata, ve lo metto un po' più avanti, praticamente è ai margini dell'album e taglia praticamente tutta la scritta. Il font è rimasto lo stesso, però ecco, a me non piace, come è scritto così non piace.
Mi piace molto invece il discorso di come è scritto Old Boy, questo veramente mi piace. Ora, questa copertina che appunto che è di Nizzoli, a me veramente mi è piaciuta, perché? Perché mi rimanda alla memoria a un altro Dylan Dog, ovvero questo qua, il numero 41 Golconda, che tra l'altro, visto che ho una seconda ristampa, devo recuperarmi l'originale, male. Devo recuperarlo, ragazzi. Ora, cosa hanno in comune Golconda e il mondo di un sogno migliore, ragazzi? Assolutamente nulla. Bene, a parte la copertina che ovviamente è simile, ma volevo farvi vedere cos'è che mi ricorda la copertina, che non c'entra nulla. Ora, ovviamente, il titolo ti fa subito capire che qui si parla di Sogni, che tra l'altro Sogni è lo speciale numero 7 di Dylan Dog, uscito nel 93 se non erro, esattamente nel luglio del 1993, un albo ovviamente speciale che se non avete dovete recuperare assolutamente, ragazzi. Ovviamente anche con l'albetto di Groucho allegato, bellissimi ai tempi, quando ancora gli speciali uscivano con degli allegati. Purtroppo adesso non più. E quindi ecco, diciamo che la copertina a me mi è piaciuta veramente molto. Ovviamente il classico di Dylan Dog, sempre con quella posa iconica veramente molto bello. Giustamente qui voglio farvi vedere questa, perché questa è un'altra tavola di Nizzoli veramente bellissima, a me mi è sempre veramente piaciuta. Quindi ecco, la copertina diciamo che in sé è veramente promossa, ma diciamo che tutte le copertine degli Old Boy sono fatte veramente molto bene, ragazzi, veramente molto bene. Questo è appunto il numero 4, andate a recuperarvi anche gli altri tre, perché appunto troveremo un Dylan Dog alle prese con il Dylan Dog degli anni 80, quindi quello che piace a noi. Ora, vorrei passare un po' ai disegni. Appunto, i disegni sono di Piero Dallagnol e Giorgio Pontrelli. Allora, io so che a molte persone sono, diciamo, piaciuti i disegni. Io purtroppo, ragazzi, devo essere sincero, io devo essere onesto con me stesso e con voi. A me, purtroppo, il tratto dei disegni a me non piace. Ecco, devo essere sincero, non mi piace. Cioè, un Dylan Dog disegnato così, no? Con un Dylan Dog, adesso ve ne cerco uno, disegnato così, no? A me diciamo un po' stona, purtroppo. Però assolutamente la cosa che devo dire dei disegni, sì, va bene, a me non piace il tratto, ovviamente io non so disegnare, quindi non avrei nessun diritto di criticare nessuno, infatti non è una critica, è solo il discorso che a me purtroppo non piacciono. Però diciamo che nei disegni, diciamo che mi è piaciuto molto il discorso di come vengono usati questi bianchi e neri e ovviamente anche le tonalità di grigio. Mi piacciono, queste cose che mi piacciono. Però purtroppo il disegno a me non piace, ve l'ho detto, devo essere sincero, il disegno non piace. Ora, la cosa importante però ovviamente è la storia. La storia a mio avviso è veramente molto bella. A parte che c'è una vignetta molto eloquente che adesso ve la trovo, ecco, che è questa qui, no? Dove praticamente vedete che c'è la gente che cammina per strada. Ora, questa vignetta qua, se ci fate caso, vedete questa è la vignetta come se Dylan Dog fosse negli anni 80. Ora, adesso se fossimo negli anni attuali, quindi orora, troveremo una vignetta con gente che va in giro con la testa bassa e il cellulare, ok? Questa vignetta invece praticamente c'è gente che va sempre in giro con la testa bassa ma senza cellulare, quindi praticamente prima l'essere umano, io l'ho vissuti tutti gli anni 80, viveva assorto nei suoi pensieri e nelle sue preoccupazioni. Adesso l'essere umano vive assorto sì nei pensieri ma magari quelli degli altri. Quindi non è che è cambiato chissà quanto questo mondo. Certo, siamo sempre comunque sia distratti da cose che molte volte non sono piacevoli. Però ecco, diciamo che questa che è una vignetta dove fa vedere che neanche negli anni 80 c'era tutta questa interazione ovviamente in giro tra di noi, ecco, che eravamo veramente molto assorti nei nostri pensieri. Una vignetta veramente molto triste, io ho fatto veramente caso a questo. Ora,
Parliamo un po' di cosa parla ovviamente questo fumetto. Allora, parla di questo ragazzo, ok, che si chiama Jersey, ok, che praticamente diciamo, è un polacco che si è trasferito a Londra perché purtroppo nel suo paese non riusciva a trovare lavoro e quindi diciamo che è andato a cercare, no, fortuna all'estero. Ora, questo ragazzo ha una particolarità. Praticamente quello che sogna, un pezzettino di quello che sogna, si mescola sempre di più con quello che è la realtà. Come ha avuto questo dono, com'è, non si sa. Questo è veramente una cosa che non si sa. Ovviamente non vi voglio spoilerare sempre nulla di quello che c'è nell'albo, attenzione, perché va sempre letto. Quindi cosa succede? Ovviamente lui fa un sogno, praticamente incomincia così, ok? Vi dico solo l'inizio. Sogna che purtroppo in questo sogno appunto perde i denti, si risveglia, no? Tutto di soprassalto e nella realtà cosa succede? Che lui in effetti incomincia a perdere i denti. Ok, quindi lui va da Dylan Dog perché dice guarda, io ho sognato questo, però c'è un problema, nel senso che quando va da Dylan Dog gli consegna il sacchetto dove dentro ci sono appunto i suoi denti, ma in realtà lui ancora li ha tutti belli saldati in bocca. E quindi Dylan Dog giustamente, essendo molto scettico in tutto, gli dice ma scusa, mi spieghi allora di chi sono questi denti nel sacchetto? E praticamente Dylan Dog gli consiglia di andare da uno psichiatra, uno psicanalista per appunto farsi vedere, per vedere se ha degli disturbi del sonno e di cui tutto quello che è il concetto. Ora appunto lui va da questo psichiatra che gli ovviamente fa la cosa più semplice, quindi gli prescrive delle medicine e la festa è finita. Mentre lui quando va a casa ne abusa purtroppo perché sognando lui c'ha sempre, no, degli incubi e quindi cerca sempre, no, di dormire il più possibile. Il problema qual è? Che appunto i suoi sogni involontariamente all'inizio appunto influenzano il mondo reale, perché appunto come dicevo all'inizio una parte dei suoi sogni appunto entra nel mondo reale, oppure è il contrario, nel senso è il mondo reale che entra nei sogni. È per quello che Il mondo di un sogno migliore non è un titolo assolutamente a caso. È bello come incipit, come è stato creata questa cosa. Quindi cosa succede? Il ragazzo scopre che i suoi sogni in un qualche modo, no, influenzano o cambiano il mondo reale e lui è un ragazzo buono, non è un ragazzo fortunatamente dalla indole malvagia, anche se purtroppo, questa è una cosa risaputa, l'essere umano, ognuno di noi ha la parte oscura, questo è innegabile. Quindi cosa succede? Ovviamente Dylan Dog lo vuole aiutare e quindi lo manda da una sua, diciamo, conoscente che si chiama Grace, che appunto studia i sogni e praticamente insieme cercano di capire come fare per risolvere questo problema. Ora, come dicevo all'inizio, questo ragazzo, Jersey, non è una persona cattiva, di conseguenza lui ha capito che con i suoi sogni lui può veramente cambiare il mondo, quindi all'inizio cerca di cambiarlo ovviamente in modo buono, quindi di togliere un po' tutte quelle cose che al mondo sono brutte, cosa impossibile da togliere, perché dovresti togliere in primis la cosa peggiore, quindi l'essere umano. E attualmente, beh, oddio, che siamo molto bravi a farlo questo, E quindi attualmente no, è una cosa che lui deve guardare e vedere di cambiare. Quindi la prima cosa che vuole cambiare appunto il famoso razzismo, tutte le disuguaglianze. Ovviamente ci sono dei pro e dei contro quando fa queste cose qua. Perché? Perché praticamente lui facendo queste cose in un qualche modo non è che influenza solo quel determinato momento, ma è anche una cosa che va indietro nel tempo. Quindi personaggi come Martin Luther King o Mandela spariscono dalla storia, perché con il discorso del razzismo spariscono. Di conseguenza lui cambia veramente quello che è la storia. Rimane comunque sia una memoria del sottofondo, perché i personaggi sentono di avere due vite o due storie parallele e molto
distinta. Tra l'altro c'è una cosa molto bella che mi è piaciuta, perché praticamente non si dice subito dall'inizio, ma lo si capisce dopo. Praticamente Dylan Dog a un certo punto dice: guarda che anch'io ogni tanto mi sembrava di essere stato il comandante di un veliero, mi sembrava, no, di essere comunque sia un guardiano del cimitero, di andare a caccia di zombie. Quindi diciamo sono tutte cose, storie che riportano indietro ovviamente nel tempo. Ovviamente Dylan Dog dov'è che fu un guardiano di un cimitero? Ovviamente la cosa che a me mi salta più in mente, a parte 2 o 3 speciali, ma mi salta in mente che secondo me è un omaggio fatto a un film, è un libro ovviamente, dove appunto tutto ebbe inizio con Dylan Dog. Stiamo parlando della morte dell'amore, no? Ok? Del famoso film fatto, guarda caso, da chi? Da Rupert Everett, che appunto è il modello preso per fare Dylan Dog da Tiziano Sclavi. Quindi ecco, diciamo che sono tutte, no, questi rimandi, sono molto, a me mi piacciono molto queste cose, veramente mi piacciono molto. E quindi cosa succede? Che praticamente, allora, Dylan Dog cerca di aiutarlo, questo ragazzo, no? Di avvisarlo: guarda che comunque sia, va bene cambiare le cose, ma comunque sia c'è sempre l'effetto farfalla, l'effetto butterfly. Appunto qua diciamo, si dice, no, un po' come dirvi, si fa riferimento, no, a quel film Butterfly Effect, che tra l'altro io ho visto una volta ma non mi ricordo molto bene, devo essere sincero. E quindi praticamente, come dice il buon Ian Malcolm, se una farfalla batte le ali a Pechino, c'è caso che qua piove. Adesso non mi ricordo se era proprio così, non voglio dire cavolate ragazzi, però mi sembrava che fosse così. Ok, va bene, se non è così ho fatto la figuraccia, ma comunque sia, ci siamo capiti. E quindi praticamente l'effetto farfalla può incidere veramente tantissimo su tutti quanti. E quindi cosa succede? Ovviamente Grace, essendo una che studia i sogni, lo sprona per continuare a sognare e a cambiare il mondo. Ovviamente non è una cosa buona, perché a un certo punto c'è proprio, no, lui che vuole cambiare il mondo togliendo tutte le guerre. E qui praticamente andiamo, no, nell'ambito, no, di Miss America, no, quando dicono tutti quanti la stessa frase, che vogliono la pace nel mondo. Ecco, per avere la pace nel mondo bisognerebbe incominciare a togliere un po' tutti questi finti buonisti o perbenisti che governano, che fanno finta di voler la pace. Ma lasciamo perdere, perché entriamo in argomenti attuali veramente spinosi e non voglio assolutamente entrarci. Però ci siamo capiti ragazzi. Di conseguenza non è assolutamente facile creare la pace, perché comunque sia l'essere umano trova sempre il modo di fare casino in tutti i modi, appunto. E questo è una storia di Dylan Dog ragazzi, di conseguenza non può esserci il lieto fine, o meglio, la storia non può essere tutta quanta bene, abbiamo creato la pace quindi va tutto bene. No, ci sono comunque sia sempre delle conseguenze. Il problema appunto è che Jersey continua a sognare, perché ovviamente vuole cambiare di conseguenza sempre il mondo reale. E appunto è veramente il mondo che entra dentro il sogno, e tutte le volte c'è un pezzettino che si mescola di entrambi e quindi si uniscono. È un Dylan che a me è piaciuto veramente molto. Ovviamente io vi consiglio caldamente e vivamente di leggerlo, perché è veramente fatto bene. Diciamo che ci sono veramente tantissime tavole, ovviamente senza, diciamo, faccio vedere, senza, diciamo, dialogo, ma appunto, a parte, come vi dicevo prima, i disegni che a me non mi piacciono, ma è appunto il discorso delle tavole che raccontano, no, quello un po' che è anche l'animo di questo ragazzo e quello che sogna. Però ecco, assolutamente un albo molto consigliato. Mi piace soprattutto il discorso che si torna appunto a parlare di un Dylan Dog che trattano argomenti molto cari negli anni 80, quindi diciamo senza tecnologia o altre diavolerie di torno. Ovviamente vi sto dicendo questo, vi sto registrando ovviamente un video su YouTube che negli anni 80 non esisteva, ma perfetto, va bene così ragazzi.
Però ecco, adesso c'è più diciamo dialogo, no, tra di noi. Una volta, ecco, avrei fatto questa recensione per i miei amici seduti intorno ad un tavolo. Adesso invece lo faccio anche a voi. Questa cosa mi piace degli anni, di questi anni, negli anni 80 questo non c'era. Però ecco, diciamo che questo Dylan mi è piaciuto veramente molto. Ora, ovviamente l'Old Boy esce ogni 2 anni, sì, ogni 2 anni, ogni 2 mesi, scusate ragazzi, ogni 2 mesi. Il prossimo uscirà il 13 di dicembre e sarà Fantasmi di guerra. Ecco, proprio per rimanere in tema di pace, no? Proprio il prossimo sarà Fantasmi di guerra. Qui troviamo un Dylan Dog che praticamente mi piace questa copertina, praticamente lo vediamo che ha in mano come se fossero delle statuette o delle miniature, come se lui avesse in mano, no, il destino di queste persone. Ovviamente questo è quello che mi fa vedere un po' questa copertina. E tra l'altro i disegni, se li vedete, a me piacciono, questi disegni mi piacciono veramente molto. Sarà il Max Dylan Dog numero 41 e uscirà, scusami, il numero 71 sarà il prossimo Old Boy, almeno da quello che è scritto qui, e sarà ovviamente il numero 4 e il numero 5 per quello che riguarda l'Old Boy, ok? Che uscirà il 13 di dicembre prossimo. Vi consiglio veramente di prenderlo. Il prezzo ovviamente è sempre 5,80, quindi come la serie regolare. Purtroppo questi sono i prezzi e no, qui non ci possiamo fare nulla noi. Però ecco ragazzi, assolutamente questo va preso assolutamente. Non c'è bisogno di prendere anche gli altri, perché comunque sia il bello di Dylan Dog è che sono comunque sia storie, molte storie autoconclusive, quindi non c'è bisogno di aver preso chissà quale serie o quale collezione. Cosa che invece bisogna fare in Dhampir, perché io adoro Dhampir e non so cosa c'entra Dhampir, però ve lo dico perché volevo fare un esempio di qual è un fumetto della Bonelli che bisogna aver letto praticamente tutta la storia dall'inizio alla fine per capire un po' tutto quello che è il mondo di Dhampir. Su Dylan Dog diciamo che queste storie a me piacciono veramente molto. Disegni purtroppo a parte, e lo so, lo continuo a dire, ma è così. Però diciamo che vedete, a me questi disegni di come è disegnato Dylan Dog così a me non piace. devo essere sincero ragazzi, sono veramente sincero con tutti voi. Quindi ecco, questo diciamo che era la mia disamina per quanto riguarda questo Dylan Dog. Ovviamente è uscito ieri, che era il 15 di ottobre. Voi penso che starete guardando questo video venerdì 17, venerdì 17, è vero? Venerdì 17, ottimo ragazzi, ottimo, è fatta apposta? Non lo so, vedremo. Quindi ecco, vi consiglio ancora di andare a comprarlo. Bene, dopo questa mia piccolissima, veramente piccolissima recensione per quanto riguarda questo albo, io vi ricordo ragazzi di lasciarmi qua sotto dei commenti se voi l'avete comprato, se vi è piaciuto oppure non avete assolutamente intenzione di fare al di fuori della serie regolare di Dylan Dog altri albi, ci mancherebbe altro. Quindi scrivetemi quello che sono appunto le vostre impressioni. Altra cosa importante ragazzi è ovviamente sempre quella di iscriversi al canale, lasciare un bel mi piace e ovviamente attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla programmazione del canale. Ok ragazzi? Noi ci vediamo presto, ma veramente molto presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!